ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, bentornati sulle più grandi previsioni energetiche sin dalla notte dei tempi, il nostro lui, lei. Allora, ragazzi miei, ragazzi, stavo spampinando già. Siete pronti? Grazie, 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 eternamente grazie per tutto quello che quotidianamente mi date, ma non lo date a me, lo state dando al mondo. Grazie, 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 grazie. Sto leggendo alcune mail bellissime, tra quelle 95 che si erano accumulate alle altre. E piano piano risponderò a tutte perché stiamo facendo dei grandi lavori importanti. Appena posso mi prendo 5 minuti di pausa. 5 minuti che sono uno spazio eterno. Anche perché energeticamente voglio dare tantissimo, tutto quello che sono, tutto quello che ho, lo sapete. Sto preparando un rituale sciamanico per far venire fuori il tuo potere oscuro, il tuo potere occulto, quello che l'umanità mette da parte per realizzare un obiettivo specifico. È una grande impresa quella che andiamo a fare, grandissima, bellissima, perché andremo ad attivare la spada di luce nella colonna vertebrale e i cristalli arcobaleno sono i cristalli di potere nei chakra, una cosa micidiale. E alla fine ti faremo insieme la chiusura rituale della realizzazione del tuo obiettivo contattando la bambina interiore. Cioè una cosa potentissima, bellissima. Sì, vi dirò tutto nel video, è una cosa bellissima e potentissima, voglio dare sempre di più perché il momento è adesso, è bellissimo e anche perché i successi che state realizzando nella cos'è il vostro successo, l'integrazione del potere invisibile, lo ierogramma interiore, l'alchimia trasformativa che diventa, che cos'è l'alchimia trasformativa? La trasformazione, si dicevano gli alchimisti, dal piombo in oro, ma è l'unione detta in modo più poetico, perché l'anima parla in poesia, la creazione dell'anima si chiama mitopoiesi, lo ierogramma interiore sono le nozze alchemiche, tu col tuo sposo celeste, sposo invisibile o sposa invisibile, ossia con l'invisibile, la creazione con l'invisibile, perché tutto si crea da lì. Cioè, le belle creazioni si creano con i miti naturali, le brutte creazioni con i miti sociali, perché lo vediamo. Quindi sì, stiamo facendo grandi lavori bellissimi, li vedrete della prossima settimana. Allora, ragazzi miei ragazzi, partiamo subito con i nostri eroi, con i nostri beniamini, vediamo cosa ci combinano in questa settimana, energia maschile e energia femminile. Sono rispettivamente uomo, donna, ma sono anche energie maschile e femminile interno a te, al di là che tu sia uomo o donna. Lasciatevi sempre ispirare quando leggiamo il nostro format, ok? Allora, partiamo. Vediamo il nostro maschione cosa ci combinerà in questa settimana. Sono tutte settimane epiche comunque, anche epocali, vabbè. Allora, vediamo. Ricordo alle ragazze nuove e ai ragazzi nuovi di guardare il vostro segno zodiacale che è uscito per il mese di giugno, ok? In modo tale da iniziare a implementare il lavoro di pratica consapevole di magia appunto pratica. Vediamo, allora, energia attuale del maschile, dove si trova adesso, che tipo di vibrazione sta emanando, che qualità lo circondano. Vediamo. Energia attuale del maschile. Le metterò prima tutte stese, ok? Energia attuale del maschile. Dove si trova adesso? Quali sono i suoi pensieri? A cosa sta pensando? Quali sono i pensieri ricorrenti, le riflessioni o i condizionamenti mentali? Cosa ha nel cuore il maschile? Quali sono le sue emozioni profonde, i desideri autentici, le paure e le aperture del cuore? Scusami. Qual è la sua sfida, il suo ostacolo karmico in questa settimana? Qual è la lezione o la prova che l'energia maschile è chiamata a superare? Poi andiamo a vedere quali sono le sue intenzioni, cosa vuole fare in questa settimana, quali sono le sue intenzioni verso lei, verso l'energia femminile o in generale, a seconda della carta.
Quali sono le azioni che compierà il maschile? Come si comporterà nel concreto? Si muoverà, rimarrà fermo, cercherà un contatto? Vediamo. E qual è l'energia finale che chiude tutto del maschile? Poi alla fine mettiamo come si incontrano le due energie. Ok, andiamo da questa parte. Facciamo prima il mattone. Allora, vediamo, energia femminile. C'è un moscerino qua. Vai, bello mio, vai dalla parte, dalle cose tue, vai, ok. Allora, l'energia femminile, dove si trova adesso l'energia femminile? Che campo vibrazionale emana? Energia attuale. Che campo vibrazionale emana l'energia femminile? Quali sono i pensieri del femminile? Cosa pensa? Quali sono i suoi dialoghi interiori, i desideri mentali? Cosa pensa? Cosa ha nel cuore? Quali sono le sue emozioni autentiche, i desideri del cuore, le aperture o le ferite? Vediamo. Si vede qui? Sì, ok, ok. Qual è la sfida karmica, l'ostacolo del femminile? Cosa nasconde il suo cuore? Qual è il nodo o l'energia femminile che è chiamata a sciogliere in questa settimana? Quali sono le intenzioni verso il maschile o in generale, a seconda della carta, cosa desidera fare, che tipo di approccio ha? È aperta, chiusa, diffidente, fiduciosa? Vediamo. Quali sono le azioni del femminile? Come agirà concretamente verso il maschile? E poi energia finale del femminile. Ok, andiamo a leggere i due mattoncioni. Tiriamo un bel respiro profondo. E partiamo. Energia attuale del maschile. 10 di denari. Guarda, il 10 denari come energia attuale del maschile mi sta parlando che in questa settimana, in questo momento, è concentrata su una stabilità materiale. Ciò che riguarda la sicurezza, anche la continuità familiare, le radici. Potrebbe essere immerso nel lavoro o in questioni legate al suo ruolo all'interno della famiglia o in questioni patrimoniali. È un'energia che desidera costruire qualcosa di solido, anche se magari non sa bene con chi o per cosa, però è un'energia che vuole costruire. Vediamo quali sono i suoi pensieri. Vediamo. Bello! I suoi pensieri sono pensieri di 10 di coppe. Nei suoi pensieri c'è proprio un'idea di felicità completa. C'è l'idea dell'amore romantico, della famiglia ideale, quell'armonia. C'è proprio quest'idea, nei suoi pensieri c'è proprio l'idea dell'amore romantico, della famiglia, dell'unione. Forse è come se la mente forse sta pensando che può essere irraggiungibile questo sogno, oppure è come se la mente andasse spesso in una direzione, ma la realtà può non essere così. A seconda delle carte poi lo vediamo durante la stesa, no? Però ha proprio quest'idea di sogno, di unione familiare, di amore romantico. Ok, vediamo cosa ha nel cuore. Il 3 di bastoni. Il 3 di bastoni è un'apertura di cammino, il suo cuore è in fermento. Il suo cuore è in fermento, può darsi che qua stia lavorando per creare quest'unità familiare. Nel suo cuore l'energia maschile è come se fosse il 3 di bastoni, no? È l'attesa anche, è l'attesa di un segnale. È come se sentisse che qualcosa sta per arrivare, il suo cuore sente che sta per arrivare qualcosa, no? E quindi guarda verso il futuro con desiderio, con fede.
e quindi il cuore è proiettato oltre il presente con il 3 di bastoni, verso il futuro, verso un nuovo viaggio che la sua anima vuole intraprendere con la base queste bellissime carte, no? È sognante e vuole radicare questo sogno. Vediamo qual è la sfida karmica per lui in questa settimana. Sì, chiudere un ciclo. Il mondo può essere anche una distanza, la sfida karmica, la voglia di costruire distanza attesa, può essere anche la voglia di costruire delle cose, però c'è una distanza fisica, geografica. E il mondo comunque come sfida karmica del maschile in questa settimana mi parla di chiudere un ciclo. C'è qualcosa che non riesce a lasciare andare completamente. Può essere una relazione finita, può essere un'immagine di se stesso, può essere la sua stessa identità sociale, no? E il mondo chiede completezza, integrazione, accettazione, quindi il maschile potrebbe non essere ancora pronto a lasciar morire il vecchio. Questa è la sfida in questa settimana. Perché ci sono delle bellissime carte di apertura e questo mi sta a indicare proprio il fatto che il maschile comunque è pronto a questo e questa è la sfida in questa settimana. Ok, quindi è come se si animasse per superare questo completamento. Ok, vediamo adesso quali sono le intenzioni del maschile in questa settimana nei confronti del femminile o semplicemente le intenzioni del maschile a seconda della carta. La luna, c'è un po' di confusione su cosa vuole fare. Le sue intenzioni sono un po' confuse, sono un po' ambigue, però sono emotivamente profonde queste intenzioni. La luna mi parla di subconscio, no? È come se la luna mi dicesse qua che ci sono dei desideri inconsci, però ci sono anche delle paure, forse anche delle illusioni. Ci sono paure in che cosa fondamentalmente con la luna? Nel scendere nelle sue profondità. Cioè, vuole avvicinarsi alle sue profondità come anche a una lei o a una persona, no? Però non sa bene come. Oppure ci sono dei maschili che hanno delle intenzioni segrete, che non l'hanno detto, non sono dichiarate. Andiamo a vedere quali sono, queste sono le intenzioni. Andiamo a vedere nelle azioni cosa farà lui nei confronti di lei o lui nei confronti del mondo, l'energia maschile. C'è un 6 di coppe, bellissimo. Allora, molti maschili possono tornare dal passato col 6 di coppe e la luna, sono carte del passato, no? Persone che non... Queste non soltanto sono energie d'amore in qualità di rapporti a due, ma sono anche energie di maschili con i quali potete avere a che fare, un amico di infanzia, una persona che conoscevate da tempo, mi spiego? Allora, quindi potrebbero tornare dei maschili dal passato, oppure fare una sorta di anche gesto nostalgico, perché il 6 di coppe è un po' un richiamo all'infanzia, ai ricordi, all'amore di una volta, quindi ci sono maschili che possono cercare un contatto gentile, tenero, ok? Quindi se vedete dei maschili che cercano un contatto gentile, tenero, è proprio questo 6 di coppe. Cosa vuol dire questo contatto gentile e tenero? È possibile che scriverà, sognerà, penserà, è come se ci fosse una sorta di, con la luna e il 6 di coppe, una sorta di malinconia in questo scrivere, in questo palesarsi, no? Sì, perché tutte queste coppe con la luna mi parlano di questo. Vediamo un po' qual è l'azione, l'energia finale. Beh sì, 8 di bastoni. Guarda, alla fine di questa settimana arriva il movimento rapido, dopo questa elaborazione, momento rapido che vedono i maschili decisi a comunicare, a viaggiare, a spostarsi, di agire con slancio. Cioè l'energia si sblocca, si muove, quindi accelera da questa energia più profonda, no? Si sblocca, accelera, è una corsa verso qualcosa o verso qualcuno. Quindi qua ci sono dei maschili che stanno sognando, vogliono questo amore, anche la condivisione familiare, aspettano un segno dall'altra parte. Qual è il blocco in questa settimana? E chiudere con una vecchia identità o anche lasciare una vecchia zona comfort, no?
Ci sono anche delle intenzioni non rivelate, segrete. C'è comunque sia, ci sono dei maschili nostalgici in questa settimana e quindi sarà questa la dea della, la dea della nostalgia che li farà fare uno slancio, farà diventare l'energia più veloce entro la fine di questa settimana. Quindi se vedete maschili che fanno piccoli gesti teneri, ecco, è proprio questa necessità di tornare all'infanzia, contattare il bambino interiore, perché quello, il bambino interiore, è colui che dà quella spinta emotiva del sogno, della bellezza. Ok? Ok. Adesso andiamo a vedere l'energia femminile. Energia attuale del femminile. Ah beh, abbiamo la giustizia. Il femminile è centrata, lucida, sta cercando equilibrio, verità, vuole fare chiarezza, tagliare il superfluo, vedere con occhi limpidi, no? Infatti, questa giustizia, come energia attuale, si chiede cos'è giusto per me, cosa voglio davvero, come prima carta, no? Cosa voglio davvero? Mm? Vogliono equilibrio, vogliono tagliare, vogliono avere occhi lucidi e chiari. Cos'è veramente giusto per me? Questa è come apre l'energia femminile in questa settimana. Andiamo a vedere quali sono i suoi pensieri. Bello, bello, bello. L'asso di denari nei pensieri mi parla che sta pensando a nuovi inizi concreti. Potrebbe, per esempio, che ne so, voler costruire un nuovo progetto, oppure una relazione solida, o rifondare qualcosa da zero. Quindi i suoi pensieri sono pratici, sono fertili, pieni di potenziale. Ok. Vediamo cosa ha nel cuore il femminile. Sì, il 7 di coppe mi parla di un po' di confusione che c'è nel suo cuore nonostante voglia chiarezza, no? Un po' di confusione. Perché confusione? Perché ci sono tante opzioni, tanti sogni e desideri da realizzare, ma è come se il cuore fosse un po' in un labirinto. Dici, ma qual è il vero desiderio? Qual è la scelta giusta? Mi spiego? Sì, nonostante il 7 di coppe è il sogno anche, no? Nel senso, le coppe nel cuore portano nuovi spazi, soprattutto il 6-7 di coppe portano nuovi spazi e quindi che scelta giusta devo fare? Io voglio un inizio concreto in un progetto, in una relazione, in un ambito, quindi che scelta devo fare? Mm? Tanti sogni, tanti desideri, tante opzioni possono esserci in fermento il femminile. Vediamo qual è il blocco o karma che la sua sfida karmica in questa settimana. E sì, è chiaro, il 5 di spade, un po' di confusione c'è. Allora, la prova della settimana è uscire da una dinamica di conflitto mentale o manipolazione mentale, no? E un po' di conflitti mentali o manipolazione mentale, soprattutto smettere di accettare i giochi di potere della mente, questo è il senso, che ti dice quello è meglio, quello è peggio, vantaggio, svantaggio. Quindi la sfida karmica del femminile qual è? È il momento di dire io non combatto più battaglie che non mi nutrono. Cioè, i veri desideri. È come se il femminile riconosce le dinamiche di conflitto e di manipolazione della sua mente, che in passato magari ha accettato i giochi di potere, no, della mente, cioè mi sento colpevole, non mi sento colpevole, le ferite della mente, quindi è superare questo impasse qui. Vediamo quali sono le intenzioni del femminile nei confronti di lui o nei confronti della vita in questa settimana. Sì, vuole uscire da sta roba qua, 5 di spade, 6 di spade. Vuole andare via da qualcosa che non fa più per lei il femminile in questa settimana. Può essere una relazione, oppure può essere un modo di pensare che non fa più per lei, o può essere un'abitudine che non fa più per lei. Quindi cosa fa il femminile? Quali sono le sue intenzioni in questa settimana? Cerca pace, respiro, uno spazio di guarigione. Quindi è ben motivata in questo. Vediamo quali sono le azioni che farà. Bello, bello, il paggio di bastoni. È motivata, infatti, è proprio quello che ho detto, la motivazione, no?
il femminile si rianima, cioè nonostante tutto farà un piccolo passo, un gesto creativo o spontaneo sia verso se stessa, ma anche verso qualcun altro, verso di lui, perché il paggio di bastoni è proprio l'energia della curiosità, della rinascita, del coraggio giovane, mi spiego. Quindi qua possiamo dire il femminile verrà animata ad andare incontro a una situazione nuova, situazioni nuove che vede con chiarezza. Il suo cuore è un po' confuso, perché è confuso? Perché ci sono delle dinamiche mentali che la rendono confusa. Giochi di potere della mente, fai questo perché è meglio per te, fai questo perché non fare questo perché è peggio, secondo quali parametri? La giustizia come prima carta, tra l'altro l'unico arcano maggiore uscito fino a questo momento, ti dice che questa è una settimana in cui c'è una direttiva divina su ciò che veramente fa bene per te. Ciò che taglia, ciò che viene tagliato sono quei giochi della mente che ti fanno dire, per esempio, se per la mente va bene qualche cosa e l'anima non è allineata a quello che la mente ti dice che va bene per te, tu non lo fai. Vai verso il nuovo. Ok? Quindi la sfida è riconoscere ciò che la mente ti dice fai questo perché è meglio per te, però magari non è meglio per l'anima. Giustizia, ok? E quindi a questo punto andiamo a vedere il femminile in questa settimana qual è l'energia finale. È bellissimo, la temperanza, c'è una grande guarigione, la guarigione che chiedeva col 6 di spade arriva con la temperanza, infatti alla fine della settimana l'energia femminile si trova in un'armonia bellissima e la temperanza porta guarigione, alchimia, dolcezza, è una carta di attesa sacra, di pazienza luminosa, cioè sta trasmutando il dolore nell'oro interiore, per ritornare agli alchimisti di cui abbiamo parlato prima, mi spiego? Quindi qua il femminile ha in questa settimana una guarigione su più livelli per andare poi a fare delle scelte su vari ambiti, su vari obiettivi della sua vita che sta portando nel cuore. Il punto di incontro di questa situazione è proprio muovere dei passi, seppur un gesto creativo, spontaneo, verso se stessa e anche verso l'altro. Quindi c'è proprio una rinascita da ambo le parti in questa settimana, ok? Sì. E adesso andiamo a fare le specifiche con i miei tarocchi. Vediamo sull'energia maschile. Vediamo un po' sull'energia maschile. Comunque da entrambe le parti ti posso dire che queste due energie durante la settimana è come se si cercassero nel profondo, anche se non sempre nel visibile, si cercano nel profondo, ma non è sempre nel visibile, no? Perché è come se fosse il maschile in un viaggio di ritorno, con questo 6 di coppe e la luna, il viaggio di ritorno alle origini di sé, ripartire da lì, no? Anche nella realtà fattiva. E il femminile sta guarendo, no? Sta guarendo, alla giustizia come prima carta, come se fosse una danza di luce e ombra, ma la comunicazione poi si apre, vedi? E la guarigione in corso, temperanza luna, e la trasformazione qua è inevitabile, giustizia, mondo, ok? Ok, vediamo con quell'energia attuale dei 10 di denari. Lui, 10 denari. Infatti vedi che ti ho detto 2 di spade, te l'avevo detto prima quando ho preso questa carta, cioè questa qua avevo preso e ti ho detto che forse non sa come, no? E quindi deve prendere delle decisioni, una sorta di spazio sacro, di sospensione prima di prendere una decisione col 2 di spade, nei confronti di lei o nei confronti della vita, su come andare incontro a questa stabilità, anche rispetto delle questioni patrimoniali o delle questioni di famiglia dove si sente responsabile, no? Deve prendere delle decisioni, deve fare delle scelte, una sorta di sospensione, spazio sacro. Quel 10 di coppe, i pensieri di lui, la forza, sta pensando proprio che lui vuole con questa forza avere il coraggio di creare questa armonia bellissima familiare. Anche la spinta, ci vuole coraggio. Quando è che ci vuole il coraggio? Quando si deve lottare contro le proprie resistenze a un nuovo ciclo di vita, no? L'amore è libera scelta di darsi,
Se è libera scelta di darsi, ciò comporta che ci sono delle resistenze. Mi do oltre le resistenze. Vediamo col 3 di bastoni nel cuore. C'ho l'asso di spade. Guarda, ha chiaro nel cuore che sta, il suo cuore è chiaro che vuole mettersi alle spalle una certa situazione per avere il coraggio di agire in conformità di quello che sta sognando, di questa armonia, di questa bellezza. Ha chiaro che non deve più voltarsi indietro. È una strada di non ritorno quella dell'amore e della consapevolezza, no? La consapevolezza è proprio l'asso di spade. Sì. E c'è anche un amore chiaro, per molti maschili c'è anche un amore chiaro. Ha chiaro che sta attendendo anche la risposta di qualcuno, come reagisce qualcuno. Mi spiego? Vediamo con questa sfida karmica del mondo. Sì, infatti 2 denari, guarda la dualità, vedi? Allora, la sfida karmica di questa settimana è lasciare andare una vecchia situazione, una vecchia identità, o una vecchia relazione, o una sua identità, o un vecchio modo di agire, un vecchio modo... Insomma, il 2 denari mi parla proprio di questo, di ristabilire le priorità nella sua vita facendo questa scelta, no? Se non fa questa scelta si è fuori equilibrio, si è fuori equilibrio. Sì, ma magari anche questioni riguardanti l'economia, un vecchio modo di gestire anche l'economia o le questioni pratiche della vita, lasciare andare un vecchio modo di questa natura. Vediamo quali sono le intenzioni con la luna. Paggio di spade, vedi ancora non ha le idee chiare, sono confuse, le spade sono in mentale, nelle intenzioni c'è un po' di confusione, sta magari guardando una persona, la sta osservando, ci sono anche dei desideri non dichiarati, nascosti, la sta osservando questa persona anche da lontano, o la osserva e ci sono questi desideri non dichiarati ancora, ha le idee un po' confuse, però poi abbiamo comunque sia il movimento, no? Vediamo le azioni con il 6 di coppe. E vedi? Paggio di bastoni, paggio di bastoni. Sono dei movimenti delicati e nuovi quelli che fa il maschile. Ricontatta il bambino interiore e questo bambino interiore, proprio qua il paggio, c'è un bambino, un giovanotto, manderà dei messaggi di apprezzamento e di voglia di novità allegri perché il bambino è allegro dentro di sé, quindi sa che quella è la chiave per manifestare il nuovo, no? Lasciare andare vecchi carichi, vecchie situazioni che non reggono, no? Quindi messaggi di natura dolci e carismatici allo stesso tempo, timidi e vogliosi. Vediamo l'8 di bastoni come energia finale. E infatti asso di denari, guarda come si compenetra l'energia. E qua c'è uno slancio con la voglia di un'opportunità concreta a partire da movimenti, comunicazioni, quindi il maschile è qua da un'elaborazione, da una sensazione di elaborazione subconscia, no? Cosa fa? Slanci per un'opportunità in concreto. Ci sono anche viaggi, spostamenti e la voglia di fare, vediamo, dei maschili che gli viene data dal contatto col proprio bambino interiore. Nuove opportunità, nuovi inizi, ok? Sì. Bello. Vediamo da quest'altra parte. La giustizia, energia femminile come prima carta, energia attuale sulla giustizia. Il 9 di denari. Allora qua abbiamo energie femminili che partono dal presupposto di stare bene con se stesse psicofisicamente prima di tutto. Quello è il presupposto che le permette di fare i tagli giusti e vivere secondo la propria autonomia. Vogliono essere autonome a livello emotivo, a livello fisico, a livello psicofisico. Vogliono fare le scelte giuste per loro stesse prima di tutto, perché quelle scelte le portano poi a fare scelte giuste anche verso l'altro. Però prima di tutto il 9 di denari sono anche situazioni economiche, situazioni relative alla vita pratica, situazioni relative allo stato psicofisico, quindi vogliono prendere le giuste decisioni, tagliare ciò che non serve per farsi stare bene, prima di tutto. Ok.
i suoi pensieri con il l'asso di denari, cosa hanno i pensieri? Ah, qua abbiamo un cavallo di coppe. Guarda, i femminili vogliono spingersi verso all'apertura emotiva e avere nuovi inizi di questa apertura emotiva, o verso qualcuno, verso un progetto, verso la vita. E qua le coppie mi parlano proprio di un'apertura emotiva, stanno pensando di avere di darsi uno slancio emotivo verso qualcuno, verso un progetto, verso una causa, tanto è la stessa cosa. E quindi stanno pensando a questo, sì. Qualcosa, stanno pensando di spingersi, di abbracciare emotivamente quello che le dà concretezza, ciò che le fa brillare nel cuore. E cosa hanno nel cuore col 7 di coppe? Il 3 di denari. Guarda, i femminili vogliono collaborare, vogliono prendere le giuste decisioni per collaborare, condividere, creare delle strutture, sia in ambito lavorativo che in ambito amoroso, a seconda di dove è spinta la vostra passione, no? Sono molto motivate a questo. Il 3 denari mi parla nel cuore della voglia di creare una struttura, lavorare insieme, nel senso come coppia o come anche in un rapporto di lavoro, a seconda di dove, ripeto, dove muove la tua passione e il tuo entusiasmo, no? E quindi vogliono fare più cose col 7 di coppe, ci sono più opzioni, più desideri da voler realizzare, è come se stanno cercando la chiarezza mentale su dove, la chiarezza, stanno cercando chiarezza e quindi faranno i tagli su ciò che le fa costruire davvero, un progetto piuttosto che un altro, che sia un progetto di lavoro, un progetto sentimentale, relazionale, qual è quel progetto che mi fa costruire? Ok. La sfida del 5 di spade. La sfida ostacolo in questa settimana, il 4 di bastoni, mi parla nuovamente di stabilità. Allora, i femminili questa settimana prendono decisioni veramente dettate dal cuore su ciò che le fa stare bene, su ciò che le fa sentire che stanno costruendo qualcosa di solido, e quindi la sfida è proprio andare incontro alla mente e dirgli zitta alla mente, perché molte volte la mente ti dice fai questo che è meglio per te. Invece magari poi l'anima, il cuore ti dice no no aspetta, quello non è meglio per te, io non voglio quello, ok? Quindi il 4 di bastoni parla di stabilità, di cose autentiche, no? E il 5 di spade, che sono i conflitti mentali rispetto alla dinamica mente, cuore, ego, no? Le vecchie lotte, i sensi di colpa, tutte quelle cose lì, ok? Cos'è che mi dà stabilità? 9 di denari, la giustizia. A me, proprio a me, ok? Là faccio i tagli. Di ciò che non mi serve per questa stabilità. Il 6 di spade e le intenzioni del femminile. L'asso di coppe, i femminili hanno voglia proprio di aprire il cuore, non dare ascolto alla mente, 5 di spade, questo gli dà la stabilità autentica. I femminili è possibile che viaggino o vadano verso qualcuno con questa apertura di cuore, vogliono donare il loro cuore, che sia una persona, che sia un progetto artistico, che sia un progetto creativo, che sia un progetto di lavoro, hanno intenzione di andare verso l'amore, l'asso di coppe è l'amore, non verso le battaglie dell'ego, perché quello gli dà la vera stabilità. Vediamo le azioni che faranno i femminili con il paggio di bastoni. Bellissimo, non ci posso credere, 6 di coppe, paggio di bastoni, 6 di coppe, paggio di bastoni, sono le stesse carte, incredibile, quando tutte queste assonanze bellissime sono, guarda, maschile e femminile ci sarà un incontro molto tenero, molto teneri, molto teneri. Se il maschile aspettava un sì, facendo dei gesti, il femminile è ricettivo. È bello perché ci sono bellissime energie qua. I femminili fanno azioni di cuore in questa settimana, ricontattando la bambina interiore. Fatto anche rima. Vabbè. Vediamo la temperanza, c'è una pazienza attiva con la temperanza, di una guarigione, perché contattano la bambina interiore, avviene la guarigione, è chiaro. E nella sequenza fluida di yoga sciamanico, no, nel rituale che vi pubblicherò, credo in questa settimana, lo devo fare, il rituale finale è proprio di innestare nella bambina interiore il tuo obiettivo adesso, di quello di adesso, eliminando il senso di indegnità, il senso di paura, il senso di non essere abbastanza per realizzare gli obiettivi
che hai adesso, mi spiego? Cioè andiamo a fare proprio pulizia su questo, non a caso 6 di coppe 2 volte, la bambina, bambino interiore, vi voglio pubblicare questo rito sciamanico di risvegliare il potere occulto in questa settimana, guarda caso, ok. È come se mi stessero dicendo, Francesco, in questa settimana lo devi pubblicare, ok, va bene, ho capito. La temperanza, energia finale del femminile, bello, c'è 10 denari, 10 denari. Avverrà una guarigione a tutto tondo, ci sarà molto sostegno nel femminile da parte della loro famiglia, ma soprattutto ancora più radicale da parte degli antenati e degli avi. Il femminile nella guarigione con la temperanza è sostenuto dal clan familiare avi e antenati. Va bene? Oltre ad avere si sentirà proprio piena nella stabilità, nella materia, cioè si sentirà proprio dove deve essere. È un'energia bellissima del femminile in questa settimana e anche del maschile. Sono energie bellissime da ambo le parti. Bellissime, bellissime da ambo le parti. Sì. Ok. Adesso, tu stai riprendendo? Sì. Adesso andiamo a vedere come si incontrano le due energie. 2 carte qua voglio mettere come chiusura finale di questa prima parte. Allora, energia, come si incontra il maschile nel femminile e il femminile nel maschile? Carte finali, maschile verso il femminile, come lo troviamo quindi? E il femminile verso il maschile. Così. Allora, leggeriamo insieme energia maschile, energia femminile, energia maschile. Wow, l'imperatrice. Wow, il carro. Cioè, ma io farei un applausone ai nostri archetipi, che poi siamo noi. Vabbè. Allora, bellissimo, bellissimo, l'imperatrice e il carro, come si incontrano? Questo viaggio energetico di questa settimana, come si incontra l'energia maschile, è praticamente quella che incarna l'imperatrice, cioè è come se guardando verso il femminile, il maschile riscoprisse la sua parte più fertile, creativa, generativa. Cioè questa carta indica che il maschile desidera profondamente accogliere, amare, proteggere, forse anche, come per dire, iniziare a creare qualcosa di vero. Perché è un'energia che finalmente sente, ok? Ci abbiamo messo 4 anni e mezzo con te, è tutta una incarnazione, quindi è un'energia che finalmente sente, che si apre al piacere, che guarda alla bellezza dell'altro senza filtri, cioè il maschile guarda la bellezza dell'altro senza filtri, non ci sono filtri, vede anche la bellezza in tutto quello che tu puoi pensare in perfezione. Ma c'è un elemento ancora più forte, ti dirò. L'imperatrice è anche un archetipo femminile. Quindi questo ci dice che il maschile sta integrando dentro di sé la sua parte femminile e vede nel femminile esterno qualcosa di sacro, ispirante, invincibile. È attratto, affascinato, pronto a ricevere. È come se lui dicesse: ora vedo la tua luce e voglio farne parte, e io ti faccio un applauso perché era ora. Okay, che poi è il maschile nostro interno anche, no? Quindi bellissima questa cosa. E qua il carro, l'energia femminile si presenta come il carro. Come si presenta? Lo vediamo già con il 9 denari e la giustizia, si presenta come determinata, focalizzata, pronta a muoversi. Dopo aver vissuto i suoi dubbi, il 7 di coppe, i suoi dolori di 5 di spade, dopo aver ritrovato l'equilibrio con la temperanza, cosa succede? Ora è in azione sacra. Il carro dice: io so dove sto andando, ho fatto pace con il mio passato, 5 di spade, 6 di coppe, e adesso prendo in mano le redini del mio destino. Cioè non aspetta più conferme il femminile, non ha bisogno di salvare o essere salvata, è nel suo potere divino, ma non è chiusa, è lanciata verso l'unione sacra, verso una meta alta. E chi è
pronto può seguirla. Beh, io questa forse è una delle stese più potenti negli ultimi mesi. Cioè, è una cosa veramente incredibile, straordinario. Io sono felicissima questa cosa. E quindi qua abbiamo maschili che guardano con grande ammirazione i femminili e desiderio di unione creativa, che sia un progetto di lavoro, un progetto amoroso, no? E il femminile come guarda il maschile? Con forza e chiarezza, portando con sé un messaggio di verità e direzione. Cioè, i femminili guidano, i maschili ricevono e producono, cioè non so se è un incontro di trasformazione, un'alchimia. Ehm, Ci troviamo in quel punto sacro in questa settimana in cui due energie si riconoscono, si rispettano e scelgono se danzare insieme oppure proseguire individualmente, però sono più integri. Cioè non c'è dolore, non c'è conflitto qui, è un momento di svolta. Mm, Lui vede in lei la creatrice, la bellezza assoluta, lei vede in sé la guida, la guerriera spirituale, colei che sa dove andare. È un grande messaggio di bellezza, di profondità, di, come ho detto anche prima, alchimia trasformativa, l'ierogramma interiore, no? Qua c'è proprio l'equilibrio interno tra l'invisibile e il visibile, cioè tra me e il mio sposo celeste o tra me e la mia sposa celeste. Quindi queste forze dentro di noi, dentro di te, si stanno già incontrando, no? Che cosa vuol dire questa stesa, al di là se uomo o donna, no? Perché sono archetipi interni. La tua parte femminile, che tu sia uomo o donna non importa, la tua parte femminile vuole guarire, scegliere di andare oltre. La tua parte maschile vuole proteggere, accogliere e creare. Quindi cosa ti stanno dicendo queste energie in questa settimana? Sii testimone del loro incontro. Sii lo spazio sacro in cui può nascere la nuova danza. Ok? Quindi è una cosa molto commovente e bellissima in questa settimana. Bello. Adesso, Dulcis in fondo, ci mettiamo i miei oracoli, lui, lei, per andare a vedere. Quindi abbiamo già visto che qua il femminile vede il maschile vede il femminile bellissimo, stupendo, guerriera spirituale, bellissimo. Vediamo ancora di più nella parte concreta, anche emozionale, quali sono le emozioni che spingono il maschile verso il femminile in questa settimana. Per tutte le ragazze nuove i miei oracoli li potete trovare sotto all'info box in descrizione. Questi li mettiamo qua. Vediamo. Energia maschile nei confronti del femminile. Lui, lei. Mi fai perdere il controllo. Meno male! Pensa se avessi il controllo non saresti un'imperatrice in questa settimana. Mi fai perdere il controllo, cioè è tutto quello che vuole. È tutto quello che vuole. Gli fa perdere il controllo, che vuol dire? Che sento più che controllare. Non controllo più, ok? Cos'altro? So di aver sbagliato, ho avuto paura, quindi ci sono dei maschili che sentendo e non più controllando sanno di aver sbagliato. Sbagliato in cosa? Lo sbaglio non esiste fondamentalmente, si sbaglia solo quando si smette di sentire il cuore fondamentalmente, no? E quindi qua i maschili ci confessano che hanno avuto paura delle proprie emozioni, c'era la luna qua nelle intenzioni, no? E anche paura di magari di vedere dei femminili che avevano scelto qualcun altro, insomma, ho avuto paura. Però quella paura si sono alleati a quella paura, o consapevolmente o inconsapevolmente. Quindi qualsiasi sbaglio posso aver fatto è uno sbaglio relativo alla mancanza di coraggio, cosa che invece trovano.
Ok, cos'altro? Tu sei l'amore, te l'ho detto, cioè vedono un esempio, la creatrice, la bellezza, nell'energia femminile con i quali si confrontano in questa settimana, ma soprattutto lo vedono prima di tutto nella loro energia creativa femminile interna, no? E poi la specchiano con i femminili con i quali avranno a che fare. Mm. Mettiamocene ancora. Vedi, 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 incredibile. Ti amo perché mi hai spinto ad essere migliore. Cioè, quando si riconosce nell'altro la stella che ti permette di distruggere le tue resistenze all'amore e tu migliori grazie a quell'esempio che l'altra persona ti fa, è normale che ti spinge ad essere migliore. Ti amo perché mi hai spinto ad essere migliore. Mi riconfermano il fatto che il maschile vede proprio come esempio il femminile. Ok? Certo, perché se segui l'intuito, il femminile, se segui la magia, se segui l'oscurità, il potere occulto, il potere oscuro, che poi è oscuro perché è relegato negli anfratti della psiche dal sistema di credenze sociale, è normale che ti senti migliore di prima, è chiaro. Prima siamo vittime e poi siamo maghi. Cos'altro? Vedi, siamo un esempio di bellezza, amore e poesia. Noi siamo l'amore. Allora, questa è la settimana in cui abbiamo un maschile devoto, completamente devoto, e un femminile carico del suo potere e una guerriera di luce. Bellissimo, bellissimo. Voglio andare a mettere delle carte sul femminile adesso, visto che qua abbiamo delle guerriere, dei guerrieri di luce da questa parte, voglio andare a mettere l'impronta sciamanica. Impronta sciamanica sul femminile. Impronta sciamanica sul femminile. Le molte vie, è un po' come il sette di coppie, sette coppie. C'è soltanto una via. Questa mi sta dicendo che il femminile riesce a tagliare con la giustizia le idee, 5 di spade, che non ne vale la pena, che danno confusione. C'è solo una via, è la via del cuore, asso di coppe. Qua ci stanno facendo capire il tranello della mente e come viene superato. Ok, la via sciamanica guarda oltre il visibile, capito? È la via della bellezza, è bellissimo. Il femminile porterà luce e bellezza anche dove gli altri non la vedono e si farà da esempio su questo. La via della bellezza, poi qua c'è un fiore di loto. Il fiore di loto è un fiore che nasce dalle paludi. E la trasmutazione alchemica dal piombo in oro, no? Dal piombo delle emozioni più basse all'oro delle emozioni più alte. Poi le emozioni, non esistono emozioni più basse o più alte. Cioè, non esiste bene o male nello sciamanesimo, perché la via non è verticale, ma è orizzontale. Cioè, non c'è meglio o peggio, giusto o sbagliato, no, perché lo spirito è ovunque, non è sopra, è ovunque lo spirito. Quindi la via della bellezza ti dice porterai, è anche un invito per te a portare la bellezza là dove gli altri non la vedono, perché tu stessa l'hai riscoperta nelle tue profondità, hai visto la bellezza nell'oscurità, ne hai fatto un dono e adesso ti potenzia quella bellezza. Bellissimo. Vediamo l'archetipo. Vediamo qual è l'archetipo che viene fuori con questa via della bellezza in questa settimana. Cioè, qua è anche un messaggio, no? Ci sono tante vie, e ce lo diceva il sette di coppe, devi prendere quella della bellezza. Cos'è la bellezza? La bellezza è il darsi, l'offrirsi, il sacrum facere. Quando vai in natura è tutto bellissimo, perché? Perché la natura è amore. Che vuol dire che la natura è amore? La natura si dà, è evanescente, si dà incessantemente, si dà. Dai, datti, la tua bellezza si vede nel darti come la natura.
Dalla palude nasce la bellezza, il fiore si dà anche nell'oscurità e lì nasce la bellezza. C'è una sola via, quella della bellezza, che è amore. Bellezza è un altro modo di dire amore. Ok? Vediamo l'archetipo qual è. La giustizia di nuovo, la giustizia. Equilibra la giustizia con la compassione, consegue una distribuzione giusta del potere. Non gli dai più il potere alla mente razionale, ma la mente razionale tu la usi come un esecutore della tua anima e non il contrario. Qua dice che tu passi da dare, qua dice offre solo critiche distruttive, utilizza indebitamente le autorità legali, criminali, insomma, chi è che fa questo? È la mente che fa le critiche distruttive. Non esistono critiche costruttive. Critica viene da giudizio, criticos in greco. Mi ricordo qual è la declinazione giusta, però è giudizio. Quindi critica, la critica è della mente. Laddove c'è una critica è mentale. Quindi le critiche distruttive che la tua stessa mente ti fa, che poi proietti fuori facendo critiche oppure ricevendo delle critiche, tanto è uguale. Cioè, lo specchio, la realtà è uno specchio. Quindi, che cosa succede in questa settimana? C'è la guarigione del senso delle critiche distruttive, quelle che tu ti sei fatta a te stesso o fatto a te stesso col 5 di spade. Magari stai facendo una cosa e la tua mente ti dice fai quello che è meglio, ma la tua anima ti dice no, 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 aspetta, no, quello non mi dà quella pienezza, quella stabilità che voglio. La mente dice no, fai quello, altrimenti sei una cretina, altrimenti sensi di colpa, 5 di spade, lotte di potere dell'ego, ok? Arriva la giustizia divina uscita 2 volte. Tu avrai compassione del tuo stesso giudizio che hai messo su te stessa e sugli altri. E si consegue una distribuzione giusta del potere. Cosa vuol dire distribuzione giusta del potere? Il potere lo dai alla tua anima, quella è l'unica distribuzione giusta. La tua anima è intuizione, magia, studio, apprendimento, compassione, amore, bellezza, quello è anima. Ok? Vediamo da questa parte sul maschile. L'archetipo sul maschile. Il guerriero, lo sapevo che usciva il guerriero, guerriero. E perché incarna l'energia femminile, la sua azione del maschile incarna il potere femminile. Abilità, forza, disciplina, abilità, forza, disciplina, forza di volontà, eroismo, e stoicismo e capacità di sacrificio per vincere l'ego. Incredibile, bellissimo, vincono l'ego. Questo, so di aver sbagliato, ho avuto paura, si confessano. O comunque si danno, no? Rispetto alle paturnie mentali, ecco. Grandi eroi ci saranno in questa settimana, grandi eroi, cioè qua c'è uno sciamano, questo guerriero è uno sciamano, vedi? Con la freccia, così. Ok, chi è lo sciamano? È quello di cui tutto il mondo ha bisogno. Si ha bisogno di sciamani, c'è bisogno di sciamani e di maghi. Perché lo sciamano è colui che combatte le sue guerre all'interno e non le proietta più all'esterno. Tutte le guerre che ci sono oggi nel mondo è perché l'umanità ha sbagliato nemico. Il nemico è dentro e si chiama mente. Allora lo sciamano chi è? Siete tutti voi che iniziate a combattere le vostre guerre interiori. La guerra interiore, quando tu non la riconosci come guerra interiore a te contro le tue paure, resistenze e attaccamenti, proietti un nemico fuori e guarda l'umanità, ci sono forse 50 guerre nel mondo, guarda come sta messa perché non vede il nemico all'interno, le vede all'esterno, combattendo all'esterno pensa di combattere un nemico, ma il nemico è all'interno e sono le tue paure, resistenze e attaccamenti. Allora, lo sciamano chi è? Colui che è in seno a una tribù e mantiene questo equilibrio tra la sua tribù e l'universo, cioè combatte le sue guerre interiori e le aiuta a combattere anche agli altri interiori. Allora,
quando nella società ci sono pochi sciamani, in una cultura pochi sciamani, ci sono tante guerre fuori. E invece quando ci sono molti sciamani, molti maghi, le guerre iniziano a ritirarsi come proiezioni. Grande insegnamento, grande insegnamento. Qua ci stanno dicendo la cosa giusta è seguire la tua intuizione e combatti le tue guerre esteriori, il maschile e l'esterno, no? Combatti le tue guerre esteriori all'interno, porta giustizia all'interno, il femminile, il guerriero sono le tue azioni, il maschile, agisce all'interno, la giustizia agisce all'interno, questo su una visione più alta. Poi nella fattispecie, nella relazione l'uno con l'altro abbiamo visto che c'è una straordinaria capacità di relazionarsi l'uno con l'altra sulla base di questi grandi archetipi di rivelazione, ok? Bellissimo, 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 bellissimo. E quindi a questo punto, visto che abbiamo fatto, che abbiamo fatto qua? Questo volevo mettere, abbiamo fatto questi, voglio metterci, abbiamo parlato, stavo dicendo, di sciamani, di maghi, di creazione, no? Il mondo che vorrei, direbbe Vasco Rossi, il mondo che stiamo creando, direi io. Avatar, gli oracoli di Avatar, che è uno dei film miei preferiti in assoluto, ve l'ho messo anche nei film consigliati, perché mi porta proprio in un luogo, il luogo che voglio creare, insomma, che stiamo creando. Vediamo cosa ci dice gli oracoli di Avatar, la magia di Eywa. Vediamo. Sul maschile. Eitukan, attaccamento dipendenza. Quando appare Eitukan si è invitato a considerare la capacità di vivere senza attaccamento. Eh sì. Forse è il momento di ammettere a te stesso che devi immaginare una nuova storia che sia più in linea con chi sei diventato. Guarda se non è il succo del mondo al blocco. Si rende conto il maschile in questa settimana che deve chiudere un ciclo, una vecchia identità, un vecchio modo di fare, un vecchio modo di agire, no? E guerriero chi è? Combattere contro fare la guerra alle sue resistenze, ai suoi attaccamenti. Perché non è più in linea con chi è diventato. Un guerriero della luce. Quindi i suoi attaccamenti, dipendenze possono essere familiari, possono essere di varia natura, no? Poi ognuno è diverso. L'importante è che abbiamo capito tutto il succo. Sull'energia femminile. La nascita. Celebrazioni, eventi. Bellissima questa immagine, c'è la nascita, bellissimo. Il piccolo avaratino, no. Vabbè, avatarino, no avaratino. No avariatino, atavarino, vabbè. I semi che hai piantato stanno germogliando e presto nascerà il tuo raccolto. Questa carta può anche semplicemente significare una celebrazione imminente, come un matrimonio, un anniversario, una nascita o un contratto. Ci sarà una celebrazione in questa settimana per l'energia femminile, può essere di qualsiasi natura, è qualcosa che il karma ti dona, va bene? Il karma ti dona, qualcosa di giusto arriva nella tua vita in questa settimana. Me lo parla anche i 10 denari qui con la temperanza, anche comunicazione di maggiore stabilità, il senso di sentirti al posto giusto, al momento giusto, e germogliano i semi che hai piantato col tuo lavoro interiore, e ci sarà una celebrazione in questa settimana che ti renderà molto molto felice. Ragazzi miei, ragazzi, io non aggiungo altro, non voglio mettere troppa cosa, io concluderei qui perché è bellissima, mi ha saziato, mi ha dato tantissimo questa stesa. Ragazze miei, ragazzi, continuate sempre a studiare, mi raccomando, e praticate. Questa settimana faremo dei bei lavori. Stiamo tutti insieme abbracciatissimi e baciatissimi. Io concludo qui. Noi ci vediamo prestissimo e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.